Ciao a tutti e ben ritrovati. Oggi in questo nuovo video voglio parlarvi del mio expert advisor che si chiama Scalping Destroyer. Come vi mostro, questo è un expert advisor che può lavorare sia in scalping sia in rottura e stop loss e take profit fissi. Adesso vi parlerò delle impostazioni dei dati di ingresso e anticipo che quando programmo i miei expert scrivo sempre in inglese per una questione di comodità, perché l'italiano storpia un po' le parole di quello che dovrei scrivere, quindi mi risulta più comodo e facile. Bene, allora questi sono i profili di trading. Questo expert è programmato per lavorare sia sugli indici che sui forex, quindi avranno dei profili differenti perché indici e forex hanno dei pips di gran lunga differenti, quindi risulta più facile per gli indici lavorare in percentuale del prezzo e per il forex lavorare con i pips fissi. Quindi, essendo che andrò a testare USA US Tech, che sarebbe il Nasdaq, io imposterò il profilo con la percentuale del prezzo. Quindi questo qua è come impostare i profili. Qua abbiamo lot size, che ho messo 4 diversi tipi di impostazioni dove posso mettere lotti fissi, percentuale del balance, percentuale dell'equity e percentuale del margine libero disponibile nell'account. Se metto lotti fissi, qua metterò il lotto fisso. Se metto rischio percentuale, qua metterò quanto voglio rischiare ad ogni trade, e direi che lasciamo possiamo anche mettere il 2%, che risulta leggermente rischioso ma anche remunerativo, poi vedrete quello che uscirà fuori. Adesso andrò a caricare i dati che non voglio far vedere per una questione che voglio evitare che mi venga copiato l'impostazione dell'expert, ma comunque adesso vi spiego i funzionamenti di ogni dato di ingresso. Quindi abbiamo lotti fissi, rischio percentuale, il time frame su cui deve lavorare l'expert advisor, abbiamo il numero di identificazione che serve quando io metto più expert in funzione dello stesso tipo, dovrò modificare il numero di identificazione, altrimenti si rischia che lavorino male. Questo è il commento che si lascia su ogni trade. Qua è quando l'expert inizierà a lavorare e quando finirà di lavorare cancellerà tutte le posizioni. Overnight management è ciò che mi permette di impostare se io voglio che i trade della sera vengano chiusi o rimangano aperti ad una determinata ora che io decido. Bars and expiration bars è dove sono due impostazioni che questo expert premetto che lavora a pendenti, quindi dopo l'expiration bars, quindi in un tot numero di barre, i pendenti vengono cancellati, e bars and è il numero di barre che deve calcolare per andare a piazzare i pendenti. Questo è solo per i colori del grafico. Qua abbiamo appunto gli input per il forex e gli input per il profilo impostato in percentuale. Per il forex qui andremo a impostare take profit e stop loss. Questa è l'impostazione che mi permette di attivare lo stop loss, e questo è il trailing stop. Andrò ad utilizzare il trailing stop nel momento in cui voglio utilizzare l'expert in modalità scalping. Qua invece abbiamo il profilo impostato in percentuale, sempre take profit e stop loss in percentuale del prezzo, e queste invece sono le impostazioni per il trailing stop, sempre per andare a utilizzare l'expert in modalità scalping. Qui abbiamo vari tipi di management per il trailing stop. Abbiamo il trailing stop di default, che è quello in base alla percentuale di trigger e di trail stop che impostiamo. Poi abbiamo invece il trailing stop che sposta il trailing, sposta lo stop loss sotto il low o l'high di ogni candela, quindi il minimo o il massimo di ogni candela. Abbiamo il trailing stop che si basa sulla media moving average, quindi la media mobile, e sul Tenkan-sen, che è un tipo di indicatore che poi spiegherò. Poi abbiamo il filtro news per evitare che l'expert lavori con le news, ed è molto importante per evitare slippage o spike di prezzo che mi fanno avere uno stop loss maggiore di quello che dovrebbe essere. Qua abbiamo il filtro basato sull'RSI, dove se metterò true l'expert non lavorerà, se
il prezzo è al di sopra o al di sotto di queste due impostazioni dell'RSI, e qui abbiamo tutte le impostazioni, quindi il periodo e il prezzo su cui si applica. Qui abbiamo invece il filtro sulle medie mobili, moving average. Se metterò true si attiverà il filtro, e come funziona? Che se il prezzo è distante a una certa percentuale che imposto qua dalla media mobile, allora non mi lavorerà, perché significherà che il prezzo si è discostato troppo e quindi sarà overcomprato o overvenduto, un po' come l'RSI, ma funziona con la media mobile. Qui abbiamo il trading permesso, quindi l'expert che mi andrà a lavorare nei giorni in cui io imposto true. Qua io ho anche le regole per una gestione corretta del rischio, dove potrò utilizzare questo expert anche per le challenge delle prop firm, quindi per far sì che io non mi brucio il capitale o non raggiungo la perdita che mi permette di perdere la challenge sostanzialmente, andrò a mettere il capitale iniziale, andrò a mettere il profit target, quando inizia la challenge, i numeri di giorni della challenge, ma tanto ormai rispetto a prima adesso le challenge sono illimitate, quindi io sono più tranquillo nel lavorare con le prop firm, il massimo drawdown permesso per il giorno, per la settimana e per il mese e per l'intera challenge. Farà sì che se l'expert ne aggiunge tali drawdown non mi lavorerà più per quel giorno e passerà al giorno successivo per lavorare, ma non dobbiamo arrivare a raggiungere questi drawdown, è solo una sicurezza in più. Quindi metterò le impostazioni dovute che non vi mostrerò per far funzionare l'expert e vedremo i risultati negli ultimi 5 anni di lavoro. Possiamo mettere anche più, ma alla fine è inutile, perché sostanzialmente il mercato cambia e quindi in base a come cambia il mercato bisogna ottimizzare alcuni parametri, bisogna migliorare alcuni parametri e questi sono i parametri giusti per gli ultimi anni di mercato. Adesso vi voglio mostrare in modalità visualizzato come lavora l'expert e poi mettere direttamente sul grafico per vedere quali sono i suoi guadagni. Come vedete imposta automaticamente i sell stop e i buy stop, e essendo che in questo momento è in modalità scalping, le operazioni saranno aperte e chiuse molto velocemente. Questa è un'operazione che ha chiuso in profitto di $70. Questa è un'altra operazione che ha chiuso in profitto. Come vedete si catturano piccoli range di prezzo per buoni profitti. Chiaramente il problema di expert che lavorano in modalità scalping è che quando ci sono i profitti sono piccoli e le perdite sono grandi, ma bisogna puntare sulla maggioranza di profitti riguardanti le perdite, ovviamente. Adesso vedremo i guadagni negli ultimi anni mettendo come modellamento di ogni tick basato su tick reali, che è l'unico modo vero, soprattutto quando si utilizzano gli expert che lavorano a scalping, quindi con piccoli movimenti di prezzo, per vedere i guadagni che effettivamente potrebbe fare, perché se io andassi a mettere o HLC o ogni tick, i guadagni sarebbero totalmente diversi, ma non rispecchierebbero quello che avrebbe fatto realmente sul mercato. Andiamo a vedere sul grafico. Come vedete le perdite sono maggiori e i guadagni sono più piccoli, e ci sono fasi di mercato dove sostanzialmente l'expert potrebbe non guadagnare, ma bensì andare a perdere, insomma, soldi. Quello su cui un investitore deve puntare è la visione a lungo termine, e a lungo termine bisogna, insomma, arrivare a guadagnare. Quindi sostanzialmente, come vedete, non è iniziato bene, ma è andato poi a recuperare, e quello che ci interessa è vedere un equity del portafoglio in salita. Quindi ci sono fasi di drawdown, ci sono fasi stagnanti, ci sono fasi in cui non si guadagna nulla, e questo può anche durare per qualche settimana o anche mese, ma sostanzialmente nel lungo termine alla fine va a convenire lasciare l'expert lavorare e non modificare i parametri. Come vedete abbiamo una percentuale di win rate dell'85%, quindi le operazioni che si chiudono in guadagno sono l'85% per i short e sono l'88% per i long. Abbiamo un drawdown, avendo messo un rischio leggermente alto
comunque del 16%, che non è basso, quindi per le challenge sarebbe stato un fallimento, ma basterebbe abbassare i rischi, di dimezzare, quindi il guadagno sarebbe dimezzato, ma anche il drawdown, ma è una cosa strettamente correlata. Ovviamente è molto difficile arrivare a guadagnare una quantità di denaro del genere realmente con un drawdown molto basso. Ok, questo è come lavora in modalità scalping. Adesso vi faccio vedere invece su un altro asset, un'altra impostazione, come lavora senza modalità scalping, quindi a stop loss e take profit fissi. Quindi faremo lavorare questo sul forex, andremo a mettere USD Japanese Yen ogni tick e cambieremo il tipo di impostazioni. Quindi andremo a vedere come lavora con questo cross valutario, ogni tick su tick reali, e vediamo i guadagni che può aver creato negli ultimi anni. Anche qua, come vedete, come tutti, ci sono fasi drawdown e fasi stagnanti. L'importante è che nel lungo termine il portafoglio vada a guadagnare, insomma, soldi sui mercati finanziari. Come vedete, questo expert è arrivato a guadagnare 81.000 euro su 50.000 negli ultimi 5 anni, con un drawdown massimo del 25% e del 27%, e abbiamo un win rate molto più basso, ma perché qua i stop loss e i take profit sono impostati diversamente, e con un win rate del genere e con stop loss e take profit impostati in questo modo, comunque nel lungo termine va a guadagnare soldi sui mercati, devo dire anche non male. Quindi questo tipo di expert funziona con tanti altri asset e con impostazioni diverse, ma non serve che sto ad allungare troppo il video. L'importante è capire che l'expert funzioni realmente sui mercati. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, spero che abbiate capito le potenzialità che hanno gli expert e che ha il trading automatico. Vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video.